supporting Palestine because, as a Jew, it's our obligation to accept upon ourselves the yoke of the nations. They're against the government, against the army, even against us. Israele, Gerusalemme, quartiere di Mea Shearim, uno dei più chiusi e controversi di tutto il paese, ed è qui che si trova una comunità che, pur vivendo nel cuore dello Stato di Israele, non lo riconosce, una comunità che custodisce una tradizione rigidissima ma che allo stesso tempo sostiene la causa palestinese. E in questo reportage entreremo in questo mondo apparentemente chiuso per capire cosa vuol dire vivere in contraddizione con il proprio Stato e in conflitto con la modernità e anche con il proprio tempo. Questa è la comunità ebrea ultra-ortodossa e loro sono i Neturei Karta. There is no genocide. The Zionists are not Jews. They grab, they steal, they kill. If we drop so many bombs on Gaza, if we want to do genocide, it's gonna take 10 days and everything will disappear. Adesso sto per incontrare il rabbino di questa comunità. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Antisionista non vuol dire antisemitista, e questo è quello che i Neturei Karta continuano a ripetere, perché ritengono che lo Stato di Israele non dovrebbe neanche esistere se non prima dell'avvento del Messia. E cioè dire che infatti qui a Gerusalemme la libertà di espressione è un po' limitata, infatti ogni volta che protestano vengono braccati, vengono fermati e alcune volte anche vengono manganellati dalla polizia israeliana. Spero che non sia questa la volta, spero che oggi questo non accada, però essere qui insieme a loro e anche capire meglio nel dettaglio la cultura di questa comunità, è una grandissima opportunità. Ma per capire perché questa comunità ebraica sostiene la Palestina nonostante i tanti rischi che incorre, bisogna prima rispondere a una domanda. Chi sono gli Haredim e perché vivono chiusi in questo piccolo quartiere di Gerusalemme? Haredim in ebraico significa letteralmente coloro che tremano davanti a Dio. Ed infatti entrare qui a Mea Shearim è un po' come uscire fuori dal nostro tempo. Qui la vita non segue le notifiche dello smartphone, ma il ritmo della preghiera. Non c'è internet, non c'è televisione. E per sapere cosa succede nel mondo si leggono i Pashkevil, i manifesti appesi al muro. Gli uomini dedicano l'intera vita allo studio dei testi sacri, mentre le donne sono il motore di famiglie numerosissime. Sembrano una comunità chiusa, ed è vero, ma il loro isolamento è una scelta precisa. Un muro invisibile alzato per proteggere la loro identità dalle distrazioni del mondo moderno. Ma per capirne di più, vengo accolto da alcuni di loro che però mi chiedono di non mostrare gli esterni della loro abitazione, il che mi fa capire anche il terrore in cui vive questa comunità. Come descriveresti una tipica giornata per un membro della vostra comunità? The first is the daven, the synagogue. For all times they first go to synagogue. After that, little food, bread. And after that, one go to the Kollel, College of the Bible. Another go to work. Another go to learn for children. This is the meals, the manner, the men's. Yes. The female usually sit on the home all day to work all homeworks. Okay. Ed infatti in questa comunità le donne hanno un ruolo marginale che si limita a mantenere la famiglia e i lavori di casa. Ed è una presenza molto discreta. Indossano tutte abiti lunghi con colori spenti per non attirare troppo l'attenzione. It's better for the women this way. In che senso è meglio per le donne? Because the men don't look for another woman. It's like the Following Torah the- laws from all time. Ok. The men go bring money
to the home. The men walk out home. The woman and the home. E per capire davvero come vive questa comunità al di fuori del quartiere, usciamo da Mea Shearim scortati da alcuni di loro. Dove stiamo andando adesso? We're going now to the place where the Zionists killed for Professor Dan. A few years ago, like to come here with cars on Shabbat. And we can, it's very problem, and we block him. And it's come with the police. Very, very dangerous. Yes. Dove ci troviamo in questo momento? E soprattutto cosa ne pensi di questi nuovi edifici? Babylon buildings, because look what they did. All the buildings, I don't know. You see the pictures here. I don't think that this house is supposed to look Jerusalem, the Holy Land, with these Babylon buildings. And Sì, sono edifici moderni. it's not only a modern building. It's not good for the Jewish life. Quindi avete paura di questo? Of course, a lot of people going out from here. You know, going out to America, to England, they're racing. They E perché tu sei ancora qui? Why I'm still here? Yes. Why I'm still here? It's not so easy to go out, and also inside the Troy Carta was two different thoughts about this: if to go out or to stay and fight. Vuoi rimanere qui per combattere, quindi? No, I don't know. I'm not saying something about this, but it's also how to say it. Also a way to stay and fight. Is also a way like this. A lot of people going out. They go into different religious Jewish communities around the world. Yeah. And a lot of people, it's very difficult to live. People here every family is 5,000 people, you understand? It's not so much, it's not so easy to leave it and to leave it and to go to other place, you understand? Yes. But they're working very hard to change the face of the Jerusalem, to force the religious people to go out. Adesso i ragazzi vogliono farmi vedere la base militare e loro ritengono essere nazista perché appunto sionista, però mi hanno detto fai una ripresa veloce e dobbiamo subito andarcene perché non dobbiamo destare troppa attenzione. And that's the base of the Zionist military hell, yes? That's the place where they kidnapping people, small boys and putting the hell army, yeah? Almost every week we have here a protest and actions against the Zionists and against the military, because it's of hell. This army, it's army against the Torah, against all the human rights. It's a hell army, no? I have this from 6 months ago on the Tume. The prison. One time on this march from today, come to me From 5 people. Ah, la polizia! Yeah. Per voi è davvero pericoloso vivere qui. Zionist מתנחלים like Ben Gvir go to the Arabic places to do problem. So they have a Jewish look and they just kill and burn houses down and kill the animals and bother them. And they've got these long pairs as well, but really inside they're so evil. It's a problem for any Jews to go on these all places. And this is not another city. Sempre qui. Here. C'è un'altra cosa che mi ha incuriosito di questa comunità e che mi ha fatto capire ancora di più quanto viva in un'altra epoca. Un mondo che non esiste più. Il rifiuto di internet e di telefoni moderni. Ma perché? You know the problems on the internet. The internet is fully with the Propaganda. propaganda of Yetzirah, wie sagt man? It's the evil inclination. And I mentioned on the internet there's a lot of Zionist propaganda as well. A lot of Ah sì? Yeah. and the media they The run media, the Zionists have it on the hand. Sì. With these actions, the world, Sarà finito. yes. Ok. And
One of the Le ragioni? is from the Internet. smartphone center. Ok. Camminare in questo quartiere è un'esperienza davvero unica perché sembra quasi di immergersi nell'800, inizio Novecento, sia per come sono vestiti ma anche per i palazzi e gli edifici come sono costruiti. Ma una cosa che certamente non si può non notare sono le bandiere che loro, a sostegno della Palestina, disegnano sui muri. E i dissidenti cosa fanno? Vengono qui e le coprono. Ad esempio ieri, in questo stesso momento, questa bandiera era colorata, cioè la bandiera della Palestina. Stanotte invece qualcuno è venuto e l'ha coperta. Cosa ne pensi del governo israeliano? Yeah, my name is Avram Rosenberg. We are all completely against it. It has no right to exist from the beginning and until now. And we only see all the bad things that come out of it is all due to the root cause of this rebellion against God. And all Jews hate them because they have no right to exist. Perché supporti la Palestina? We're supporting Palestine because as a Jew, it's our obligation to accept upon ourselves the yoke of the nations. We've got to be respectful to others all around us. And this is really the Palestine. And as we know, it began with all the stealing and killing, and there's long stories about it, but it continues to this day. People don't behave like that. Perché? Because they against the government, against the army, against the people. little bit group. It's a small group. Ah, quindi non vi piacciono No, loro? no, not Perché? because they are against They make against us. They even against us. We don't make anything. You want to be against? Be against. Exactly. What you want? They want to be a radical. Only a radical. עם ישראל כופר בעבודת זרע הציונית ומקבלים עליהם עול גזירת הגלות. All over the area, it's unhuman. Lo so che state lottando contro il governo israeliano. Not Israel, we say the I Zionists. sionisti, sì. Because Israel is like the name of our ancestor. So the Zionists, they took this name and use it wrongly. It's like if I call myself Muhammad and I represent the Quran and the Islam and I'm not Muslim. It's the opposite of Muslim. So it's a lie. It's a fraud. So that's why we say that the Zionists are not Jews, they are not Israel, and they just grab the name and use it whenever it's good for them. They want the land of Israel, so they use the name. When it comes to follow the religion of Israel, they don't care. They grab, they steal, they kill, they do everything else, the opposite of the religion itself. E adesso sto per incontrare il rabbino di questa comunità, che è un punto di riferimento non soltanto religioso, ma anche sociale, della vita quotidiana. Le persone fanno riferimento ogni volta che hanno bisogno di consigli che hanno a che fare con la famiglia, il matrimonio, i figli, anche la finanza. Pensate che un rabbino può passare dalle 10 alle 14 ore al giorno davanti ai testi sacri, ed ora sto per incontrare il riferimento di questa comunità. Hello. Fine, thank you. How are you? Thank you very much. Una prima domanda: cosa vuol dire oggi essere parte della comunità ebrea ultraortodossa? E in più, qual è la sfida più grande che dovete affrontare per preservare la vostra identità in un mondo così veloce e tecnologico come quello in cui viviamo? La definizione di Haredi è in realtà un ebreo che osserva la Torah e i comandamenti. Noi abbiamo ricevuto la Torah sul Monte Sinai 3336 anni fa
e questa eredità continua con noi attraverso tutti gli anni fino a oggi. Questo è il significato di Haredi, qualcuno che è davvero legato all'osservanza della Torah e dei comandamenti che abbiamo ricevuto sul Monte Sinai. Altrimenti non rientra più nella categoria di ebreo Haredi. Haredi è qualcuno che trema davanti alla parola di Dio. Questo è il significato di Haredi. Cosa pensa di chi ritiene che la vostra comunità sia una comunità troppo conservatrice e antica? Cosa vuole dire a queste persone? La società laica è in realtà separata dal popolo ebraico come popolo ebraico, perché in realtà è distaccata dalle sue radici ebraiche. A causa di questa separazione totale dalla società laica, noi non possiamo integrarci con loro. Sono due cose completamente opposte e siamo separati da loro. Certamente siamo una comunità chiusa. Questo significa che non siamo aperti a tutta la tecnologia che oggi esiste nel mondo. Ed è proprio questa chiusura che ci dà la forza di restare vigili e custodire l'eredità ebraica. Bellissima, very beautiful. Yeah. I think it's 150 years old. It's a very holy place, this. Questa sinagoga ha 150 anni di storia. È bellissima. Every week there's a gathering here just to pray that the Zionists should fall, collapse, be dismantled. Wow. So I'll begin by saying this is Yeshua's Yankov. The synagogue is called Yeshua's Yankov. It's 150 years old. It's got these beautiful arches with nice chandeliers. Yeshua's Yankov is known to be the central holy synagogue here. C'è anche persone che dormono qui dentro. Ovviamente si riposano tra una preghiera e un'altra. La modernizzazione tende a rendere l'essere umano meno riflessivo. Lo porta a pensare di meno e a evitare di affaticare troppo il cervello. Nella nostra lingua esiste una parola per indicare il computer, Mahshev. Ma cosa significa davvero? Mahshev può essere inteso come un cervello che si ferma, cioè che riposa e non si sforza. Oggi, infatti, il computer lavora al posto dell'uomo, che finisce per non pensare più, proprio perché non vuole impegnare la mente. Nella nostra visione, però, questo concetto non esiste. Il cervello non dovrebbe riposare, ma lavorare, impegnarsi e crescere anche dal punto di vista spirituale. Da questo punto di vista la modernizzazione ha ancora molto da imparare. Se ci fosse anche solo una parola da dire a una persona che non ha mai incontrato un membro della vostra comunità, quindi un ebreo ultraortodosso, quale sarebbe? Il nostro messaggio al mondo globale è molto chiaro e voglio esprimerlo senza ambiguità. Sionismo ed ebraismo sono due realtà profondamente diverse, addirittura opposte. Non è possibile conciliarle. Il sionismo, secondo questa visione, cerca di allontanare il popolo ebraico dalla sua essenza più profonda. Al contrario, il popolo ebraico si fonda sulla conservazione della propria tradizione, della propria eredità e dei suoi valori spirituali. Per questo motivo, chiediamo che il popolo ebraico autentico non venga accusato per azioni che non lo rappresentano. È importante chiarire che il sionismo non rappresenta tutti gli ebrei, anche se spesso si presenta come loro portavoce o difensore. Il messaggio fondamentale è proprio questo. L'identità ebraica non può essere ridotta o identificata con il sionismo. Secondo questa prospettiva, anzi,
Il sionismo rappresenta una delle più grandi tragedie per il popolo ebraico stesso. Sionista vuol dire antisemita. Cosa ne pensi? I think that it's absolutely crazy that we need to be here, we need to live here, and all the supporting of Hamas and terrorists, it's a disgrace for our brother and sister. They got killed. We do a lot of Torah covers for a lot of soldiers that pass away. Ora voglio sapere da voi se sostenete la Palestina perché siete antisionisti oppure perché ritenete che sia davvero un genocidio quello che sta succedendo a Gaza. Together. Together. Yeah, Okay. it's all. Quindi non supportate la Palestina soltanto perché non riconoscete Israele. No only. No. Okay. Riconosci il genocidio a Gaza oppure no? The what? Il genocidio? Genocide? Sì, il genocidio a Gaza oppure no? Tu pensi che non sia un genocidio? There is no genocide. What I can say you is to look of the all apartheid from the 80 years, not from now, not from 7 October. Look of the whole picture Dopo la seconda guerra mondiale? was meant später. Zweite Weltkrieg. Yes, from the first of the Zionists here, all what the Zionists do for the Palestinians is not possible for a man to support the Zionists after that. If you look in the numbers, okay, if we drop so many bombs on Gaza, does Gaza disappear in like 10 days? If see 20,000 Palestinians killed, if you see in 1 year, before the 7 October, they were all here, the Zionists killed 50 Palestinians, 60 or more. What I know is 50. On the last week before 7 October, from 1 October to 7 October, the Zionists killed 10 or 20 Palestinians, people. Why? Somebody want to kill us, and then we need to find some. Think about you. If there is you and your neighbor, okay, your neighbor come to your house, kill your kids, okay? Then after, you want to protect the other kids. You run after him, you start to shoot him, okay? And then you hurt his wife, okay? By doing so, it's not considered that you are the bad guy. You understand? It's considered that he is the evil. You need to kill him, and this is that he run to his family and go behind them. So this is his problem. I have people ask me, tell me, it's not anti-Semitism? The march on what's it called? The protest against the Zionists, it's not anti-Semitism? Of course. I say, I answer him, tell me please. On the Bible, we see the God wants from any people on the world to have minimum laws. Yes? Not nicht gern wie einen von zweiten. Yeah, minimum values, Minimum laws is needed any place. laws, yeah. Any man of the world need to have a minimum humanitarian. 7th of October, a lot of terrorists came to our house, kill our kids, and kill our brothers and sisters. And we do that it's never gonna happen again. Never, never, never. Questo è il tuo punto di vista. Yeah, this is my point of course. view. And if we need to be there at another 10 years, I agree to do it. Like, I agree to go and do it till it's finished. Till there is no terrorist that think to kill me. That's it. Ad esempio in Italia ci sono tantissime persone che supportano la Palestina. Why the government is not together with the all peoples? Why the difference? All peoples support the Palestinians, the government not? Questa è una bella domanda. So, no, we survive. We survive here. It's not that this neighborhood survived Zionism. What you see today is the survival of Zionism. It's not that people here live freely or something. They survive. What you see here is the remainings of what the Zionists Made. Yeah,
The Zionists didn't destroy, it's not they made. This entire neighborhood was built by Jews that came from Europe, and they paid for the buildings and everything. The Zionists didn't build anything here. They had no footprint here. They came here and they did like a massacre. They came here to beat up Jews, to force them not to pray, to kidnap kids to the army, to kidnap the girls to the army, to kidnap people to the jail, just for being Jews, nothing else. Un'ultima domanda. Qual è la sua speranza per il futuro della sua comunità e per il mondo? Noi pensiamo che il sionismo in realtà, secondo le parole dei profeti che abbiamo, scomparirà dalla mappa. Esattamente come? Non lo so. Non sono un profeta né figlio di un profeta, ma sappiamo che le parole dei profeti si realizzeranno come è scritto nella Bibbia e il sionismo scomparirà dalla mappa e non ne resterà nulla. Questo deve essere qualcosa di molto chiaro. Quando sono arrivato a Me'asharim, sapevo di entrare in uno dei quartieri più chiusi e discussi di Gerusalemme. Una comunità difficile da capire e ancora più difficile da raccontare. Per 3 giorni ho vissuto accanto ai membri di questa comunità. Ho camminato per le loro strade, osservato la loro quotidianità, ascoltato storie e punti di vista sul mondo, a volte anche discutibili, ma che non avevo mai incontrato prima. Qui tutto è diverso, le regole, il ritmo della vita, il rapporto con la religione, con la modernità e con la politica. Ogni gesto sembra appartenere a un tempo parallelo. Eppure, vivendo con loro, ho capito che dietro le immagini e le impressioni da lontano ci sono persone con convinzioni profondissime, tanto forti da spingerle a uscire dal loro quartiere e protestare per le proprie idee, consapevoli dei rischi che affrontano. E in questi 3 giorni a Me'asharim ho capito una cosa, che per alcuni uomini la fede non è solo una convinzione, è una linea da cui non torneranno mai indietro. I want to say thank you for coming out today. We'll pray, and us as Jews, we're doing our responsibility by coming out. Today we came out to protest. We wish we could do it. The more the better. But this is a start, and you know it works because the Zionists, they always have problems with this. And we're saying, especially to all those nations who are suffering from the Zionism in Gaza and the West Bank and everywhere. We're here, we share our condolences, we apologize for this, but we pray again for the speedy dismantlement, inshallah.